Un saluto cordiale e benvenuti e benvenute. Oggi vedremo insieme come l'intelligenza artificiale nel 2026 non si limiterà più a rispondere alle nostre domande, ma inizierà ad agire in modo autonomo. Analizziamo i grandi cambiamenti che ci aspettano. Ok, entriamo subito nel vivo. Il punto centrale è una trasformazione a dir poco epocale. Immaginiamo il 2026 come l'anno in cui l'IA, per così dire, passa dalle parole ai fatti. Non sarà più solo uno strumento che risponde alle nostre domande, ma diventerà un agente autonomo che agisce per noi. E questo concetto ha un nome ben preciso, IA agentica. Di cosa parliamo? Di sistemi autonomi capaci di capire un obiettivo, creare un piano ed eseguire azioni complesse, muovendosi tra più applicazioni. Per capirci meglio, pensiamola come un collega digitale, uno di quelli bravi, che non solo suggerisce cosa fare, ma lo fa davvero. Bene, ecco la nostra tabella di marcia. Partiremo esplorando la rivoluzione dell'IA agentica, poi ci tufferemo nei cervelli tecnologici che la alimentano, sia grandi che piccoli. Parleremo della nuova incredibile potenza del silicio, delle regole necessarie per questa nuova era e, infine, dell'impatto che tutto questo avrà sul mondo del lavoro. Iniziamo dal cuore pulsante di questo cambiamento, il software, ossia i modelli di intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire come si stanno evolvendo questi cervelli digitali. L'aspetto veramente interessante qui è la diversità dell'ecosistema. Non esiste un solo tipo di IA, ma ce ne sono tanti. Abbiamo i modelli linguistici di grandi dimensioni, i cosiddetti LLM, come GPT-5.2, usati per il ragionamento strategico. Poi ci sono i modelli specializzati per un settore, come il Legal AI per l'ambito legale, e infine i modelli più piccoli, gli SLM, come Phi4, che funzionano direttamente sui nostri dispositivi. Quindi, qual è il punto cruciale da capire? Da una parte ci sono i modelli grandi, gli LLM, che lavorano nel cloud per le analisi più complesse. Dall'altra, i modelli piccoli, gli SLM, che girano direttamente sui nostri dispositivi, garantendo velocità, efficienza e, aspetto fondamentale, maggiore privacy, perché i dati non devono viaggiare. E questo numero illustra il vantaggio economico in modo lampante. Parliamo di un potenziale risparmio del 70% sui costi del cloud per le aziende, semplicemente usando modelli più piccoli ed efficienti direttamente sui dispositivi. È un incentivo finanziario enorme che sta accelerando questa transizione. Ma tutto questo software ha bisogno di muscoli per funzionare. E qui passiamo al secondo pilastro di questa rivoluzione, l'hardware. Esploriamo la nuova potenza del silicio, quei chip specializzati che forniscono la forza bruta per far girare l'IA direttamente sui nostri dispositivi. E qui la competizione è davvero intensa. Questa tabella mette a confronto i giganti, l'M5 di Apple e l'ultimo Snapdragon di Qualcomm. Entrambi usano una tecnologia a 3 nanometri, il che significa chip più piccoli, più veloci e incredibilmente efficienti. Integrano dei potentissimi motori neurali che spingono l'elaborazione IA a livelli mai visti prima. Guardate questo numero. 4 per X. Non è un piccolo miglioramento. Significa che la capacità di calcolo per l'IA del nuovo chip M5 di Apple è quadruplicata rispetto alla generazione precedente. È un salto generazionale che apre le porte ad applicazioni potentissime, direttamente sui nostri dispositivi. E la concorrenza non sta a guardare, eh? Il chip Snapdragon di Qualcomm può generare 220 token al secondo, che sono essenzialmente i mattoncini del linguaggio, direttamente sul telefono. Una velocità pazzesca che rende possibili agenti IA in tempo reale, nel palmo della nostra mano. E come si traduce tutto questo nella pratica? Beh, il chip M5 è la base per quella che potremmo chiamare Siri 2.0. L'assistente di Apple potrà eseguire compiti complessi che coinvolgono più app, come trovare una foto in un messaggio e prenotare un ristorante basandosi su di essa, e farà tutto senza inviare dati al cloud, a totale tutela della nostra privacy. Ma si sa, da un grande potere derivano grandi responsabilità. È il momento di spostare l'attenzione sulle implicazioni sociali di questa nuova tecnologia, iniziando dalla nuova ondata di regolamentazioni e dalla governance. Questa cronologia è fondamentale. La IACT dell'Unione Europea entra nel vivo proprio nel 2026. Sebbene alcune norme siano già attive dal 2025, l'agosto 2026 segna l'inizio dell'applicazione completa per i sistemi di IA ad alto rischio, cioè quelli che hanno il maggior impatto potenziale sulla vita delle persone. A questo punto, la domanda da porsi è: quali sono i rischi se la governance dell'IA non funziona come dovrebbe?
E la risposta, purtroppo, è seria. Le previsioni indicano oltre 2000 cause legali per morte da IA entro la fine del 2026, causate da misure di sicurezza inadeguate. Un dato che ci ricorda l'urgenza di costruire delle barriere di protezione efficaci per questa tecnologia. Le conseguenze non sono solo umane, ma anche economiche. Le multe per chi non rispetta l'AI Act europeo sono enormi, fino a 35 milioni di euro, o, ancora più impattante, il 7% del fatturato globale di un'azienda. Insomma, le regole sono chiare e incredibilmente severe. E arriviamo all'ultima sezione, forse quella che tocca più da vicino la vita di tutti i giorni. Vediamo come l'IA agentica sta ridisegnando attivamente le industrie e il mercato del lavoro. Si parla spesso di posti di lavoro persi a causa dell'IA, ma i dati raccontano una storia un po' diversa. Secondo LinkedIn, negli ultimi 2 anni sono stati creati 1,3 milioni di nuovi posti di lavoro legati a questo settore. Non si tratta quindi di una perdita, ma di una profonda trasformazione. Questo ci porta all'era dei new collar, una nuova categoria di professionisti. Non sono i classici colletti bianchi o blu, ma ruoli che richiedono competenze tecniche avanzate unite a capacità umane uniche. Parliamo di figure come AI Engineer, Data Annotator o Director of AI. E l'impatto è già tangibile. Nel 2026, nel settore finanziario, si prevede l'automazione di oltre 1/3 dei processi manuali. In quello legale, l'IA potrà redigere contratti l'80% più velocemente e nella sanità analizzerà i dati dei pazienti per fornire ai medici intuizioni cliniche proattive. Questa citazione di Ashima Gupta di Google Cloud riassume perfettamente il potenziale positivo. La più grande promessa dell'IA agentica nel 2026 è trasformare la sanità da un sistema reattivo a un sistema sanitario predittivo che impara, un obiettivo che potrebbe cambiare la vita di tutti noi. In sintesi, la svolta agentica è ormai una realtà. Il 2026 segna il momento in cui l'IA smette di essere solo uno strumento e diventa un partner attivo. Un cambiamento che, naturalmente, richiede nuove competenze, regole chiare e una visione del tutto nuova del lavoro. Siamo solo all'inizio di una nuova era di collaborazione tra l'intelligenza umana e quella dei sistemi artificiali. Una trasformazione profonda che sta già ridisegnando il nostro mondo. Grazie per aver seguito questa analisi. A presto!